Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e continua la saga. Il Napoli non meritava di vincere ma ha vinto la partita. Si aggiunge Mourinho alla lista dei perdenti e degli scontenti. Così è la vita, sa? Caro José Mourinho, potevi anche andare in conferenza stampa e dire, cioè nelle interviste potevi anche dire: il Napoli ha meritato la vittoria perché è così che è stato. Forse il primo tempo ti sarai addormentato o stavi in panchina ma non guardavi la partita, perché a parte lo stratosferico gol di Osimhen, ci sono state due occasioni nitide per il Napoli per andare sul 2-0. C'è stato un assist di Osimhen per Kvara a centro area che per pochi centimetri di Tapin non bucava di nuovo Rui Patricio. C'è stato un dominio a centrocampo e nel controllo del pallone, perché il primo tempo la Roma, a parte quel tiro centrale, perché era centrale, e la cappellata che stava facendo Meret con Kim, io non ricordo niente più della Roma e credo che neanche i calciatori ricordino come sia fatto il pallone. Nel secondo tempo tutto quello che vuoi, caro Mourinho, ci sta che la Roma è salita di condizione, ci sta che voleva raggiungere il pareggio, però poi è andata a finire che siete sbattuti contro un muro. Squadra compatta, il Napoli è una squadra che quando si deve chiudere lo sa fare molto bene, e poi sono entrati gli indemoniati dalla panchina. Allora ragazzi, prima di andare nel dettaglio vi saluto, buongiorno a tutti di nuovo, buon lunedì. Stiamo parlando della partita ovviamente Napoli-Roma giocata ieri. Prima di continuare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciate un like a questo video perché fa bene all'algoritmo e si sfrizza di lunedì, e continuiamo a parlare della partita. Allora, Napoli-Roma, formazione tipo per Spalletti, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia, per puntare al saltare l'uomo da parte di Lozano. Scommessa riuscita perché il primo tempo Ibanez non è riuscito a prendere le misure a Lozano di nessuna maniera. Forse a sinistra abbiamo sofferto un po' di più, ma siamo arrivati comunque sotto porta. 3 occasioni, una buttata dentro dal grandissimo Osimhen che ha fatto... Era difficile fare un gol più bello di quello dell'andata e ci è riuscito ieri sera. Stop di petto, se la giusta di coscia, è un siluro sotto la traversa che pur mettendoci le mani si sarebbero disintegrate. È un Napoli che è entrato convinto, ha fatto la partita quasi tutta quanta, perché poi se vogliamo andare a vedere le interviste di Mourinho sono le stesse interviste delle lamentele di Pioli, le lamentele poi di tutte le squadre che perdono contro il Napoli. Sembra sempre che abbiano giocato meglio. Pochi allenatori sono andati in sala stampa a dire abbiamo perso contro la più forte del campionato. Pochissimi. E onore a quelli che hanno avuto le palle, tra virgolette, di andarlo a dire, che c'è gente che non ce le ha. Comunque, detto questo, senza fare polemiche, è un dato di fatto. Andiamo avanti con la partita. Napoli avanti 1-0, secondo tempo una Roma più intraprendente sicuramente, anche se a livello poi di occasioni create, a parte il gol, sul gol preso comunque c'è da dire che c'è una collaborazione di Lorenzo Meret che non è andata a buon punto, ma gli errori ci stanno, si pagano e bisogna rialzarsi dopo aver preso un gol. Il Napoli dopo aver preso il gol ha dato l'ennesima volta l'impressione di accendersi e spegnersi quando vuole. Riesce ad addormentare il gioco sull'1-0 cercando di portare l'1-0 a casa, che secondo me è sbagliatissimo perché bisogna martellare. Poi come prende il gol si riaccende e crea di nuovo 3, 4, 5 palle gol e porta a casa la partita. Ieri ci ha pensato di nuovo il grandissimo Simeone, che ragazzi, gol da attaccante puro. Potrete anche dire sì, la difesa della Roma però era lontana, schierata male.
però voglio quello stoppa, si gira e col sinistro butta la palla all'incrocio. Ma di che cosa vogliamo parlare? Sono due gol, uno più bello dell'altro. Non saprei quale scegliere, forse per difficoltà quello di Osimhen, perché era comunque con l'avversario addosso, dovevi stoppare il pallone, dovevi addomesticare un cross. Simeone era palla a terra, però comunque si è girato in un fazzoletto e ha messo la palla all'incrocio. Goduria pura, si gode ancora stamattina e si continuerà a godere, perché i punti di vantaggio sulla seconda erano 12, ma sono diventati 13. Perché il Milan ha perso la partita malamente, batosta contro il Sassuolo. È un Napoli che si mette lì a 13 punti di vantaggio. Io, pur che sono 13 punti di vantaggio, resto sempre con i piedi per terra, perché ci vuole un non nulla per rompere tutto l'incantesimo. 2 partite te li ritrovi a 6 punti con tutti gli scontri diretti da giocare. No, sono ancora pochi, o meglio, non sono pochi, ma mancano ancora troppe partite. Certo, la partita di ieri era fondamentale vincerla, visti i risultati delle altre, visti il Milan che ha perso, visto la Lazio che ha pareggiato con la Fiorentina, la stessa Juve che comunque sì, con i punti di penalizzazione io non li conto, che poi vedremo come andrà a finire, però la Juve ha perso con il Monza, comunque era fondamentale vincere e guadagnare altri 3, dove 2 e dove 3 punti sulle inseguitrici. Milan a 15 punti. E tanta roba, 53 punti su 20 partite, 60 punti disponibili, ne hai persi solo 7. Un applauso a tutto il Napoli, un applauso a Spalletti ed un applauso soprattutto alle armi affilate che abbiamo in panchina. Ogni volta che entra qualcuno dalla panchina decide la partita. Quando le partite sono difficili, Spalletti già lo sa, fa così. Giovanni, entra Simeone in campo e ti risolve la partita. Così è stato a San Siro, così è stato ieri. I gol con l'Ajax, Simeone, l'ho detto in estate e lo ripeto ancora, Simeone è stato uno dei più grandi acquisti del Napoli di quest'anno. Uno, perché hai preso un attaccante che ha fatto 19 gol a Verona senza avere una squadra dietro. 2, perché hai preso un attaccante che voleva venire a Napoli e ha fame di vittoria. 3 ingredienti che fanno dell'uomo prima un grandissimo calciatore poi. Ragazzi, questo era quanto per quanto riguarda Napoli-Roma. Per gioire, cari gufi, c'è bisogno di un'altra settimana. Forse gioite settimana prossima, forse non gioite nemmeno settimana prossima, non lo sapremo mai. State sintonizzati sul canale, iscrivetevi se vi va, attivate la campanella e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!